Io sono Camilla, sono la direttrice del Museo della Deportazione di Prato, forse lo sapete. Sì. Sono stata coinvolta da... ora mi sfugge il nome? Daniele, grazie. E con molto piacere oggi sono qui per fare una piccola introduzione di questo luogo, di questa cosa incredibile, perché è così, è particolarissima. Anzi, più ci avviciniamo alle tematiche del memoriale e più ci si appassiona, vi assicuro. È successo quasi a tutti, perché scopri sempre qualcosa di nuovo dentro, no? E soprattutto questo fatto di avere un'opera d'arte che però è anche un racconto, una narrazione, no? E quindi si gioca proprio nell'equilibrio fra impulsi che divengono dall'essere un'opera d'arte e anche stimoli per la riflessione, per la comprensione. Non è di facilissima lettura, bisogna approfondirlo molto prima di capirlo veramente, ma non è qui sotto il memoriale che avete forse visto anche nelle immagini, quella grande spirale, è sopra. Per non lasciare però il pian terreno sguarnito, l'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, vedete il simbolo del triangolo rosso con l'IT, penso tutti sappiate cos'è il triangolo rosso con l'IT, basta, però non lo sto a dire, è chiaro, proprietaria del memoriale, dell'opera memoriale, che è stata data in comodato uso al Comune di Firenze, che adesso lo espone qui in questo grande spazio dell'ex 3, usato già in passato per l'arte contemporanea. È stato un vero e proprio salvataggio, anche di questo avete già sentito parlare, perché quest'opera che vedremo fra un po' non è stata fatta per qui ovviamente né per altri luoghi, ma per appunto Auschwitz, no? Dove dal dopoguerra in poi i padiglioni, i blocchi, che erano stati blocchi del lager, erano stati dati a tutti quei paesi che avevano avuto vittime ad Auschwitz per allestirli e per raccontare qualcosa della propria deportazione, della deportazione dei propri cittadini. Poi cos'è successo? A un certo punto, ma questo sarebbe lungo, forse già lo sapete pure, la Polonia per vari motivi non voleva più questa opera d'arte nel padiglione dell'Italia, perché ufficialmente, lo so molto bene perché ho parlato personalmente col vice direttore del Museum Państwowe Museum Auschwitz, loro dicevano l'opera d'arte non ce la fa da un punto di vista didattico a spiegare le cose. È un'opera d'arte, art urmare, e può essere bello o brutto a seconda dei gusti, ma non ce la fa a spiegare. Noi invece nella nostra concezione didattica abbiamo fatto cambiare a anche altre nazioni il proprio padiglione per dare con un'impostazione diversa, appunto tale da riuscire più storico-documentaria, per intendersi. Questa era, diciamo, la versione ufficiale. La versione un po' meno ufficiale, che però era anche probabile, è che, visto che il memoriale, dopo lo vedete, racconta la storia d'Italia dagli anni 20 fino alla fine della guerra, al 1945, e si mostrano alcuni protagonisti della storia d'Italia, appunto, delle varie gruppi politici. C'era per esempio Gramsci e c'era a un certo punto soprattutto la falce e martello. Dovete sapere che in Polonia, come in altri paesi dell'ex blocco comunista, la falce e martello è quasi quasi come qui la svastica, cioè non si può proprio esporre. Quindi anche è stato detto e non detto, ma si è capito che non era gradito anche da questo punto di vista. Non si può affermare pubblicamente, lo sto facendo, ma insomma già mi sta riprendendo, perché nessuno l'ha mai scritto nero su bianco, però è abbastanza probabile che tra le cause
della richiesta di allontanare quest'opera dal blocco 21 di Auschwitz ci fosse anche questa motivazione. Quindi a un certo punto l'ANED, io faccio parte del Consiglio nazionale dell'ANED, da anni ormai c'è stato questo grande problema: cosa ne facciamo di queste opere importanti? Importanti perché grandi artisti, ne parlerò dopo, hanno partecipato alla realizzazione di quest'opera, è stata fatta per quel luogo, lì non lo vogliono più. C'è stato addirittura un discorso fra governi, della Polonia e l'italiano, insomma, un affare di Stato sui giornali, anche in Italia, delle fazioni opposte, chi diceva quest'opera non è più in grado di raccontare la storia della deportazione, altri dicevano è una meravigliosa opera che non deve essere assolutamente così, non deve perdersi, perché... E i polacchi hanno a un certo punto anche fatto un vero e proprio ultimatum, no? Hanno detto o portate via finalmente quest'opera qua, oppure troveremo noi il modo di smantellarla, insomma, per dirla proprio. Quindi grandi discorsi su come fare a ricollocarla, l'inno Fossoli, c'era un problema di creare un vero e proprio edificio intorno, l'ex campo di Fossoli avrebbe anche voluto, ma sarebbe stato anche un luogo adeguato, Milano per un verso, Torino per un altro, insomma non si trovava questo famoso luogo. Doveva poi venire a Prato, proprio che c'eravamo anche noi, ma anche lì non si è trovato per tempo un luogo adatto. È stato poi Firenze, perché consapevole che c'era questo grande spazio dell'Ex 3 e in questo luogo un po' periferico rispetto al centro città, però molto grande, molto, molto bello, e infatti dal 2019, 8 maggio, è stato il giorno dell'inaugurazione di quest'opera, in questo luogo, l'abbiamo a Firenze. Ora l'ho fatta lunga, ma è questo il motivo per cui abbiamo l'opera a Firenze. Fra l'altro, e questa è una curiosità, è l'opera più grande di arte contemporanea, comunque del Novecento, non è contemporanea, arte del Novecento, restaurata dal famosissimo opificio delle pietre dure. Avete mai sentito? È considerato uno dei più grandi istituti per il restauro del mondo, per dirvi che restaurano tranquillamente Raffaello, Leonardo da Vinci, eccetera. A un certo punto hanno capito che quest'opera valeva molto e l'hanno restaurata, un'opera moderna ovviamente, e con un grande dispendio di lavoro, di energie, sì, quindi c'è anche questo aspetto. E questo, se ci si pensa oggi, è incredibile. In soli 12 anni era riuscita a creare una rete di campi, sottocampi, edifici per la raccolta di persone, per rendere prigionieri tante tipologie diverse, campi di lavoro, di rieducazione al lavoro, campi per ebrei, campi di concentramento propriamente detti sotto il controllo delle SS, e invece quelli sotto il controllo della Wehrmacht, quelli altri ancora sotto il controllo delle aziende. Vedete come è complicatissimo capirci qualcosa. Allora, quando parliamo di questa deportazione politica e razziale, ci riferiamo ai campi di concentramento e di sterminio sotto il controllo delle SS. Era come un ministero. Se andate una volta a Berlino, andate a Oranienburg e lì c'è proprio il luogo centralizzato come un ministero, con gli uffici, con i reparti, dei dipartimenti, dove dal punto di vista amministrativo gestivano i campi per deportati politici e razziali e per quelle altre categorie che ben conoscete, che erano finiti in questo sistema dei campi, come rom e sinti, omosessuali, testimoni di Geova e cosiddetti asociali. Inoltre i triangoli azzurri erano antinazisti arrestati altrove, no? Che erano fuggiti e presi altrove. Questo
questo sistema, controllato dalla SS, è quello peggiore nel senso la mortalità più alta, per intendersi dove funzionavano i forni crematori, no? In alcuni luoghi camera a gas, quindi sotto il controllo dell'SS, mentre quelli che vi ho nominato prima, i soldati italiani, gli ufficiali, finiscono nel sistema concentrazionale, controllato invece ovviamente dall'esercito nazista, dalla Wehrmacht, no? Soprattutto da loro, in altre tipologie di campo, si chiamavano Stammlager, Hoflager, è un altro sistema. Vedete, stiamo a parlare di diversi sistemi. Poi, siccome era diventato prioritario per l'economia di guerra la manodopera, no? Dei deportati per lo sforzo bellico che la Germania nazista voleva ancora fare, no? Per vincere contro gli alleati, creando armi sempre più potenti, no? Le armi, le aeree a reazione di Messerschmitt, e poi soprattutto la missilistica che nasce in quell'epoca a scopo bellico, no? Il grande ingegnere Wernher von Braun, che poi andrà con tutti gli onori alla NASA dopo la guerra, che peccato era un SS, e aveva in modo consapevole partecipato e assistito allo sfruttamento del lavoro schiavo dei deportati anche per la missilistica. Ma tutto questo, come vedete, è una cosa enorme. E poi i coatti sono persone private della libertà ma non facenti parte dei deportati politici o razziali, sono gente rastrellata, e quindi aziende, pensate che valore economico avevano dato allo sfruttamento schiavile, no? Le aziende avevano i propri lager, anche questo se ne parla poco, ma delle grandi aziende non solo avevano contribuito a questo sistema, no? Con i sottocampi ovunque, ma avevano dei propri campi che loro gestivano in proprio per i coatti, i tanti prigionieri coatti da ogni parte d'Europa. Qui ancora non abbiamo parlato del genocidio e dello sterminio degli ebrei. Come vedete sono aspetti diversi, e fra l'altro il genocidio arriva dopo. Anche questo molti non lo sanno. La maggioranza delle persone identifica il tema campo di concentramento col tema della persecuzione anti-ebraica, dell'antisemitismo e della deportazione. In realtà, se poi vediamo la cronologia dei campi, quando iniziano a esistere i campi di concentramento, i primi campi che vengono istituiti dal nazismo l'indomani, si può dire, della presa di potere nel 1933, sono per deportati politici, no? Tutto il discorso dello sterminio, del genocidio, arriva molto più tardi, non così la persecuzione, quella arriva presto, no? L'antisemitismo, la persecuzione con le leggi razziali tedesche del 1935, le italiane nel 1938, come abbiamo visto, ma la vera e propria deportazione di intere famiglie, di persone di tutte le età, dai bambini neonati agli anziani, portati via da ogni parte d'Europa, sterminati, eliminati nel gas. Questa inizia nell'autunno del 41, pensate quante cose sono già successe prima di arrivare lì. E qui abbiamo i campi di sterminio puro. Cosa vuol dire? Fa impressione, no? Perché anche negli altri campi si muore, no? In grande quantità. Sterminio puro vuol dire che io ti può prendere con tutta la famiglia, ti porto in un posto e l'unico scopo è quello di ucciderti, no? Avviati direttamente alle camere a gas. Poi qualcosa cambia nel 42, quando si dice ma quelli sani, adulti, uomini e donne possono prima di morire servirci, no? Un po' per l'industria bellica, e quindi anche gli ebrei. E avete tutti in mente i tanti film che abbiamo visto, no? Con le selezioni alle panchine, no? Te qui, perché te qui, te morto subito e te invece puoi ancora lavorare. Tutto questo è un capitolo a sé, ed è giusto che venga, non bisogna dimenticare le altre categorie, ma bisogna capire le differenze. Cioè lo sterminio vuol dire vieni ucciso per quello che sei, solo per essere, come dice Liliana Segre sempre, per essere nato. Tu sei nato ebreo e quindi devi morire, punto, molto semplice. Vedete, dopo la rinascita, dopo la fine della guerra, dopo
la ricostruzione, la Costituzione, però cosa? Si contano i morti, si contano milioni di morti da ogni parte, no? Non solo chi era morto sul campo di battaglia, chi era morto per le strade, chi era morto sotto i bombardamenti. Qui si parla di chi era morto appunto nei campi di concentramento e di sterminio. Un difficile ritorno, c'è scritto sul primo pannello, assai difficile. Se voi avete ascoltato qualche sopravvissuto, vi avrà colpito, perché il sopravvissuto quasi sempre racconta alcune cose che ci sembrano di una cattiveria unica, cattiveria come la vogliamo chiamare, non essere creduto, prima cosa, non essere creduto, ma cosa ci viene a raccontare? No? A noi è successo ai nostri deportati di Prato che gli hanno detto: ma se è vero quello che ci dici, perché non sei morta anche te? Dice: allora se sei un sopravvissuto, ne hanno subito di tutti i colori, le donne, se stavi a casa e non ti univi a partigiani come staffetta, che in quell'epoca voi, le donne e le ragazze, no, insomma, non volevamo molto stare a casa, non ti succedeva, poi cosa hanno fatto lassù? Violenze subite, una donna, una giovane donna, tornava, chi la sposava? Chi la sposava? Cioè anche lì abbiamo sentito cose atroci, quindi un difficile ritorno. Poi, cosa gravissima, sei fra pochi sopravvissuti perché la maggioranza è morta, sono tutti morti, sei fra pochi tornati, lo Stato, il tuo paese ti dovrebbe fare ponti d'oro, aiutare, dire: oddio, sei tornato, pesavi 40 kg, ti diamo dei soldi, ti diamo il lavoro, ma che? Proprio per il fatto di non essere fisicamente all'altezza, molti non ricevevano un lavoro, no? Subivano ulteriori, cioè avevano tanti problemi. Incontrarsi, ecco, qui nascono le associazioni, l'ANED appunto nasce nel 57, anche prima, ma nel 57 diventa proprio associazione nazionale, un ente morale. Poi invece anche gli ebrei, in qualche modo quei pochi che tornano, quelli salvati, che sono sopravvissuti in patria, formano delle istituzioni, il famoso CEDEC di Milano, che ora è un centro di cultura, di ricerca molto importante. I primi luoghi di memoria, sia nei luoghi dell'ex campi che anche in Italia. Qui abbiamo il famoso muro a Mauthausen, no? Vedete? Ebensee, non mi dilungo ma è interessantissimo, la moglie di Roberto Le Petit, che morto a Ebensee, compra addirittura il pezzetto per farci un monumento dallo Stato austriaco, perché altrimenti, ma lei diceva: ma dove c'è? Come si fa a sapere tutti questi morti, no? Lì erano stati rinchiusi, concentrati, tutti quei lavoratori che avevano partecipato allo sciopero del marzo 44, molto anche nel nord Italia, non è una cosa toscana, è anche in Toscana, ma soprattutto le grandi fabbriche del nord sciopereranno ai primi di marzo del 44, una cosa incredibile, perché uno sciopero riuscito, organizzato dal Comitato di Liberazione Nazionale. Sono centinaia di migliaia di scioperanti in tutto il centro e nord Italia, i fascisti nazisti fuori di sé dalla rabbia e dall'incredulità, in piena occupazione, lavoratori osano scioperare, no? Quando, come diceva il nostro Roberto Castellani, dice: ma non si sapeva neanche cosa voleva dire la parola sciopero. Durante il fascismo era proibito, eppure aver smesso di lavorare voleva dire impedire che continuasse la rapina da parte dei nazisti dei mezzi di produzione italiani nel centro-nord Italia, e che ovviamente facessero lavorare per sé, per i propri scopi bellici, i lavoratori italiani. Quindi uno sciopero di grandissima importanza. Già il New York Times di quei giorni ha scritto, ce l'ho al museo, un articolo, dice: incredibile, gli operai italiani che in queste condizioni, no, durante la Repubblica Sociale, l'occupazione nazista, decidono di scioperare, un atto di opposizione come non c'è a pari in tutta l'Europa occupata. Se ne parla anche molto poco anche di questo, ma invece
molto importante, la conseguenza tremenda. Dopo gli scioperi, rastrellamenti ovunque, anche arresti mirati di antifascisti, vengono presi anche dalle case, ma anche gente non c'entrava nulla per portare via, per mostrare ovviamente un atto di forza da parte, no, delle autorità nazifasciste, e deportati a Mauthausen nell'ordine di qualche migliaio, se prendiamo tutto il centro-nord Italia, no? E tolereranno ben pochi, perché Mauthausen è stato fra i campi di concentramento uno dei più terribili. In Europa, dai primi incendi delle camere di lavoro nell'Italia del 21, ai roghi di libri sulle piazze della Germania del 33, alla fiamma nefanda dei crematori di Birkenau, corre un nesso ininterrotto, e vedrete quello che vuol dire l'opera, proprio questo. È vecchia sapienza, e già così aveva ammonito Heinrich Heine, ebreo e tedesco: chi brucia libri finisce col bruciare uomini. La violenza è un seme che non si estingue. È triste ma doveroso rammentarlo agli altri e a noi stessi. Il primo esperimento europeo di soffocazione del movimento operaio e di sabotaggio della democrazia è nato in Italia. È il fascismo, scatenato dalla crisi del primo dopoguerra, dal mito della vittoria mutilata ed alimentato da antiche miserie e colpe. E dal fascismo nasce un delirio che si estenderà, il culto dell'uomo provvidenziale.